Si comportava come un guru, baciava i ragazzi davanti a tutti. Sono ormai almeno una quindicina le testimonianze arrivate a confermare le denunce di Stefano Schiavon e Andrea Travani, che dichiarano di essere stati molestati da Don Valentino Salvoldi, sacerdote fidei donum della diocesi di Bergamo, formatore e autore di decine di libri a tema religioso. Le storie si somigliano tutte, cambiano gli anni, le testimonianze spaziano dalla fine degli anni 80 a metà degli anni 2000, ma i dettagli sono gli stessi. Era il 96 o il 97, durante un campo estivo in Val d'Ossola, Salvoldi ci ha portati a fare il bagno in una sorgente di acqua calda, racconta Samuele, nome di fantasia. Lì, senza scambiare troppe parole, noi ragazzi ci siamo spogliati fino a restare nudi e così ha fatto il prete, continua Samuele. Ci siamo immersi nell'acqua e a turno abbiamo ricevuto le carezze e i baci di Don Valentino. Se qualcuno aveva un principio di eccitazione, Don Valentino spiegava che era soltanto una cosa meccanica e che sarebbe successo anche a lui. Lo stesso Salvoldi, precisa Samuele, poi commentava la giornata con i ragazzi davanti alle madri che erano venuti a prenderli, normalizzando così quello che era appena successo. Nell'agosto del 2002, a Mione, in provincia di Udine, Francesco, nome di fantasia, oggi 44 anni, si ritrova a uno dei campi organizzati da Salvoldi. Creava un ambiente suggestivo per dei ragazzini, con rituali serali caratterizzati da luci soffuse e musica, in cui lui era il guru. Ricordo bene di averlo visto baciare dei ragazzi, racconta. Durante questi campi si faceva una cena a lume di candela in cui ci si imboccava a vicenda, racconta un altro testimone, e dopo noi ragazzi eravamo invitati ad abbracciarci mettendoci l'un l'altro le mani sotto la maglietta. Non solo, ho visto distintamente Don Valentino, dice il ragazzo, baciare a lungo sulla bocca un ragazzo seduto sulle sue ginocchia. Il testimone è stranito, ma pensa che se nessuno ha qualcosa da eccepire, forse anche i baci fanno parte del rituale. Valentino diceva che le regole dell'esterno non valevano, che con lui si dovevano seguire regole nuove imposte sull'amore, il toccarsi e lo stare insieme. Don Salvoldi, il 29 dicembre scorso, ha rilasciato una dichiarazione al Corriere della Sera in cui sostiene che i baci e gli abbracci erano segni di tenerezza e pace, dell'amore per Dio, e che la sua era una pedagogia liberatoria. La diocesi di Bergamo, in una comunicazione stringata pubblicata sul sito, dichiara: in merito ad alcune notizie di stampa relative a un anziano sacerdote del clero di questa diocesi, per presunti fatti risalenti agli anni 90, si è già provveduto per quanto di competenza ad attivare le procedure del diritto canonico. Udienza dedicata agli avvocati dei responsabili civili e legali dell'imputato, quella del 14 febbraio scorso nel processo Giuseppe Rugolo, il sacerdote accusato di violenza sessuale aggravata a danno di minori. La seduta, iniziata poco dopo mezzogiorno, si è conclusa a tarda sera. Parla di processo mediatico il legale del vescovo di Piazza Armerina, Rosario Gisana, Gabriele Cantaro, mentre per l'avvocato della parrocchia di San Giovanni, Mauro Lombardo, la modalità di rapportarsi ai giovani di Rugolo, che per salutare toccava le parti intime e palpeggiava, sarebbe ormai stata sdoganata. E per dimostrare questo ha mostrato in aula la famosa foto che ritrae Benigni che tocca Pippo Baudo. Un cambiamento dei costumi che viene sottolineato anche da uno dei legali dell'imputato, l'avvocato Antonino Lizzo, che insieme al collega Dennis Lovison chiedono l'assoluzione di Rugolo perché sarebbe grave rovinare la vita ad un sacerdote per un non reato. In aula è proprio Lovison a svelare che il primo consulente psichiatra di Rugolo sarebbe indagato e gli sarebbe stata sequestrata la cartella clinica. La sentenza è attesa per il prossimo 5 marzo. Savona, che vorrebbe candidarsi città della cultura, si scontra con la panchina viola contro gli abusi su minori e persone vulnerabili, promossa da Rete l'Abuso, ECA Global e Italy Church 2. Pochi giorni fa la diffida della Rete l'Abuso al sindaco Marco Russo, a cui si chiede conto del perché a 2 anni di distanza, malgrado la delibera della Giunta che in data 18 luglio 2023 diede il parere favorevole, ad oggi nei fatti, malgrado i vari uffici siano informati, come ribatte l'assessore Maria Gabriella Branca,
Malgrado i solleciti dell'associazione e quelli del consigliere Aureliano Pastorelli, di fatto non si riesca ancora a realizzare. Una panchina scomoda che, ricordiamo, la delibera arrivò costretta solo dopo lo scandalo del maggio 2023 delle panchine abusive installate in città, sollevato dalla rete l'abuso, poi regolarizzate. Positiva invece la risposta del sindaco di Spotorno Mattia Fiorini, che ne accoglie favorevolmente l'iniziativa. L'Ungheria è da settimane al centro dell'attenzione mediatica e politica italiana e sono anni che in Italia sia l'informazione ufficiale che quella che si definisce indipendente, più o meno supposta, si interessa anche in maniera massiccia di Orban e di quel che accade in Ungheria. Eppure c'è una notizia che non ha avuto nessuna risonanza e interesse, sia nel mainstream che nei supposti indipendenti. La presidente ungherese Katalin Novak si è dimessa dopo lo scandalo scatenato dalla notizia di una grazia da lei concessa. Novak ha affermato che si è dimessa dall'incarico perché ha riconosciuto di aver commesso un errore. La grazia che ha suscitato sdegno è una di quelle concesse 2 anni fa in occasione della visita del Papa al vice direttore di un istituto per minori di Bix, condannato perché tentò di insabbiare gli abusi pedofili commessi al direttore dello stesso istituto e di intimidire le vittime. Un accordo di collaborazione tra la Pontificia Commissione per la tutela dei minori e la Pontificia Università della Santa Croce, promossa e governata dall'Opus Dei, è stato siglato il 7 febbraio scorso nella comune missione, si dice, di prevenzione degli abusi e tutela dei minori e adulti vulnerabili, propria della Chiesa Universale. Questa intesa, ha detto il cardinale Sean O'Malley, presidente della Commissione, si inserisce nel tessuto di accordi di collaborazione che la Commissione firma con altri enti ecclesiali per portare avanti la sua missione, per cui siamo grati alla Santa Croce per la sua generosità in questo progetto. Siamo contenti, ha detto a sua volta il rettore della Santa Croce, Luis Navarro, di essere al servizio di uno sforzo cruciale e comune all'interno della Chiesa e la Santa Croce vuole fare la sua parte. Tutto bene dunque? Non proprio, considerando che l'Opus Dei non è affatto esente al suo interno da problematiche legate ad abusi di vario genere. Già un anno fa, nel gennaio 2023, la stessa università aveva organizzato una settimana di studio sull'accompagnamento spirituale nei movimenti e nelle nuove comunità, che aveva suscitato ampie proteste da parte delle vittime di abusi e in merito alla quale il coordinamento Italy Church 2 contro gli abusi nella Chiesa Cattolica aveva diffuso un comunicato denunciando i numerosi casi di abuso di potere, abuso di coscienza e abuso spirituale emersi a carico di chierici e di laici celibi con incarichi di formazione e di governo, puntando il dito contro il carattere sistematico e sistemico e non sporadico e isolato di tali abusi. Dalle testimonianze dei sopravvissuti, affermava Italy Church 2, emerge che sono la stessa organizzazione strutturale e il contenuto della formazione, unite a una prassi consolidata, il veicolo di una cultura abusante che si concreta in principi e condotte che violano la dignità della persona. Il sospetto, dunque, è che anche nel caso dell'accordo firmato con la Pontificia Commissione Tutela Minorum si sia ancora una volta di fronte ad una operazione cosmetica, come già un anno fa, quando si denunciava la complicità delle autorità ecclesiastiche che vi partecipano, già sollecitate senza successo dalle vittime, a intervenire per la giustizia e quindi ben consapevoli degli abusi perpetrati all'interno. Così ancora il comunicato di Italy Church 2. Lo scorso giugno, inoltre, una denuncia istituzionale per frode normativa contro l'Opus Dei era stata depositata da 2 ex membri presso la Nunziatura della Santa Sede a Madrid e inoltrata ai dicasteri vaticani del clero e della dottrina della fede.
La denuncia rilanciata da Religión Digital, sottoscritta da ex membri di diverse parti del mondo, chiedeva la soppressione dell'opera. La frode normativa istituzionale ai danni della Santa Sede e di membri dell'Opus Dei consisterebbe nel fatto che l'opera si sarebbe appropriata indebitamente della funzione legislativa che spetta al Papa con 46 documenti per uso interno, la cui applicazione si estende ben oltre gli statuti dell'organismo, scavalcando dunque le norme canoniche. La cosa più grave, affermava uno dei denuncianti, Antonio Moia, ex numerario che ha passato 42 anni nell'opera, è che questo sfondo normativo rappresenta il punto di partenza per abusi di potere, di coscienza, spirituali e sessuali. Per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito. L'appuntamento è per sabato prossimo alle 12, avete l'Abuso News. Vi auguriamo un buon weekend.